Ti è mai capitato di riflettere sul perché certe persone hanno la strana capacità di farti arrabbiare così facilmente? Può essere quell'imprevista critica, un comportamento indifferente o persino il silenzio, che talvolta urla più di 1000 parole. Il cuore ti batte all'impazzata. La rabbia prende il controllo e, quasi senza rendertene conto, reagisci, magari alzando la voce, discutendo ferventemente o persino piangendo in solitudine. Quante volte, al termine di uno di questi episodi, ti sei trovato a chiederti: come ho potuto lasciarmi coinvolgere così tanto? E cosa ancor più critica, quanto tempo trascorri a ripensare agli eventi, ripercorrendo ogni singola parola, quasi fossi in grado di riscrivere il passato? Se queste situazioni ti suonano familiari, vorrei darti un messaggio di speranza. Non sei solo in questo. Sentirsi arrabbiati o feriti a causa degli altri è parte della condizione umana. Ma immagina se ti dicessi che esiste un modo per uscire da questo circolo vizioso, che puoi affrontare ogni circostanza, per quanto dolorosa, senza lasciarla dominare la tua esistenza o condizionare le tue emozioni. Questo non è solo un sogno, è una trasformazione realizzabile che ci è stata suggerita da Carl Jung, una delle più influenti menti del XX secolo. Poniamoci in una situazione concreta. Immagina di trovarti a un pranzo in famiglia. Tutto sembra tranquillo fino a quando un commento imprevisto, forse riguardante il tuo lavoro, la tua vita privata o le tue scelte personali, ti colpisce come una freccia. Il petto si stringe, le mani diventano sudate e le parole sembrano bloccarsi in gola. Sorridi cercando di mascherare il tuo turbamento, ma interiormente senti una fiamma che arde. Quando la cena si conclude, quel disagio non ti abbandona. Quella notte, disteso nel letto, ripassi mentalmente l'accaduto come un film in loop. Perché quel commento ti ha disturbato così tanto? Perché non sei stato capace di ignorarlo? Secondo Carl Jung, non è il commento stesso a ferirci, ma il significato che noi vi attribuiamo. Jung sosteneva che molte delle nostre reazioni emotive esplosive non sono legate al presente, ma a ferite del passato non risolte, ciò che definiva l'ombra. L'ombra rappresenta la parte di noi che teniamo nascosta, quella che reprimiamo o ignoriamo, ma che occasionalmente emerge in modo violento quando provocata. Ciò che fa veramente male non sono le parole dette, ma ciò che esse risvegliano in noi. E qui risiede una profonda riflessione. Ti sei mai interrogato su cosa si nasconda dietro alla tua ira quando qualcuno ti ferisce? Cosa esattamente viene toccato al tuo interno? È forse la paura del rifiuto? Il senso di inadeguatezza? Un ricordo doloroso dell'infanzia? Secondo Jung, la rabbia funziona come un campanello d'allarme. Non è là per distruggerci, ma per segnalarci che qualcosa in noi richiede attenzione e comprensione. Pensa a una ferita fisica. Se hai una lesione aperta e qualcuno la sfiora, il dolore è acuto. Ma è davvero colpa della persona che ha toccato la ferita, o è la ferita stessa a essere già presente? Applicando questa logica alle emozioni, possiamo dire che la rabbia è un segnale che qualcosa dentro di noi è stato lesionato, ma anziché indagare all'interno, spesso attacchiamo chi è all'esterno. Ed è questa la trappola. Quanto più proiettiamo verso l'esterno, tanto più ci allontaniamo dalla vera guarigione. Jung ci insegna che il segreto per gestire la rabbia non si trova nel reprimerla, ma nel comprenderla. Cosa implica questo nella vita quotidiana? Immagina di ricevere una critica sul lavoro che ti lascia un peso sul petto. Invece di reagire a caldo, Jung suggerirebbe di fare una pausa, respirare profondamente e chiedersi: perché questo commento
mi ha colpito così profondamente? La risposta che cerchi potrebbe tardare ad arrivare, ma non smettere di cercare. Quelle critiche hanno risvegliato antiche insicurezze, quel timore di non essere all'altezza. Ti hanno riportato ai tempi dell'infanzia, quando sentivi il peso dei giudizi altrui? È in questi momenti che l'ombra inizia a mostrare le sue facce nascoste. E qui si giunge a un punto cruciale. La rabbia non è tua nemica. Anzi, osservata attraverso il prisma di Jung, può diventare il tuo più grande alleato nel cammino verso la conoscenza di te stesso. La rabbia si trasforma da semplice reazione emotiva a uno stimolo per esplorare quelle parti di noi che hanno bisogno di guarigione. È come se ci fornisse una mappa delle aree della nostra vita che richiedono ancora attenzione. Bisogna ammetterlo, questo processo non è per nulla semplice. Richiede coraggio e la determinazione di affrontare parti di noi che vorremmo evitare. Ma è proprio in questo sforzo che risiede la potenza trasformativa di tale pratica. Quando iniziamo a capire le origini della nostra rabbia, succede qualcosa di straordinario. Essa perde il suo ascendente su di noi. Quel commento, che prima ti avrebbe sconvolto, ora non ha più lo stesso effetto. Perché? Perché la ferita interna che era stata colpita inizia a guarire. Ora rifletti su una persona che ti ha ferito profondamente. Può essere un familiare, un ex partner o un amico. Chiediti, cosa ha realmente risvegliato in me questa persona? Più che focalizzarti su ciò che ha fatto o su quello che ha detto, prova a comprendere cosa ti rivela su di te. Questo approccio, pur essendo doloroso all'inizio, può rivelarsi liberatorio. Jung sosteneva che integrando la nostra ombra, ossia portando alla luce queste parti represse, diventiamo emotivamente più solidi e meno reattivi. Il punto fondamentale è questo. Non si tratta di eliminare la rabbia, il che sarebbe impossibile dato che fa parte della nostra natura umana. La proposta di Jung è di imparare a indirizzarla, a utilizzarla come energia per promuovere un cambiamento interiore. È un po' come reindirizzare il corso di un fiume. Invece di permettere che l'acqua inondi e distrugga tutto ciò che incontra, la utilizzi per generare movimento e crescita. Oltre al beneficio personale, questa consapevolezza emotiva può anche migliorare le nostre interazioni con gli altri. Immagina come cambierebbe la tua vita se invece di reagire impulsivamente riuscissi a rispondere con calma e assertività. Considera l'impatto che questo comportamento avrebbe sulle tue conversazioni, sulle tue decisioni e su come gestisci i conflitti. E per concludere, lasciati con una riflessione. Cosa accadrebbe se, da oggi, decidessi di vedere ogni momento come un'opportunità per crescere, anziché scappare dal dolore o proiettarlo sugli altri? Potresti scoprire che le persone che più ti irritano sono, in realtà, i tuoi maestri più illuminanti. Nella prossima sezione ci dedicheremo a come applicare queste conoscenze nella vita quotidiana. Come anticipare e gestire i detonatori emotivi prima che ci sopraffanno e, soprattutto, come sviluppare una resilienza emotiva che ci consenta di affrontare qualsiasi situazione mantenendo la calma interiore. Jung era convinto che la soluzione risiedesse dentro di noi e questo sarà il nostro prossimo argomento. Un argomento da non perdere. Pensa a un giorno qualunque in ufficio, tutto procede normalmente finché il tuo capo non ti colpisce con un commento inaspettato. Mi aspettavo di più da te su questo progetto. Anche se pronunciate senza un tono aggressivo, quelle parole ti colpiscono come un pugnale. Il tuo cuore accelera, le mani ti sudano e un turbine di rabbia, vergogna e frustrazione si impossessa di te. Senti l'impellente bisogno di difenderti, di alzare la voce.
forse persino di abbandonare la stanza. Allo stesso tempo ti ritrovi paralizzato. Questa non è una situazione inventata, è una realtà che potrebbe toccare chiunque di noi, specie nel 2025, in un'epoca in cui le pressioni sono sempre più forti e tutti sembrano pretendere la perfezione da noi. Il nodo della questione è che non reagiamo solitamente agli eventi attuali. Non è solo la critica del capo a ferirci. Il vero dolore nasce dai ricordi inconsci che questa rievoca. Momenti passati in cui ci siamo sentiti criticati, respinti o non all'altezza. E qui sta il nocciolo del problema. La rabbia che sentiamo non deriva solamente dal presente, ma anche da vecchie ferite che non abbiamo mai sanato. Carl Jung definiva questo fenomeno proiezione. Quando un elemento presente tocca una parte repressa del nostro inconscio, la reazione è eccessiva perché in realtà stiamo affrontando un conflitto interno. Torniamo all'esempio dell'incontro con il capo. Immagina di essere cresciuto in un ambiente in cui era essenziale essere il migliore per essere valorizzato. Magari ti hanno ripetuto frasi come «non puoi fallire», «devi essere impeccabile, altrimenti nessuno ti rispetterà». Questi messaggi si sono impressi profondamente nel tuo inconscio, instillando la convinzione che ogni critica costituisca una minaccia diretta al tuo valore personale. Quando il capo fa quel commento, non sta soltanto parlando del progetto, sta inavvertitamente attivando un meccanismo emotivo che si è formato nel corso di decenni. Questo spiega perché certe situazioni, anche minime, possono avere un impatto così devastante su di noi. Quante volte hai rimuginato per giorni su una conversazione, pensando a cosa avresti potuto dire o fare diversamente? Quante notti hai perso il sonno perché qualcuno ha fatto un commento che sembrava innocuo? Questi sono i cosiddetti fattori scatenanti emotivi e possiedono la capacità di dominare la nostra mente e rubarci la serenità. Ma esiste una buona notizia. Secondo Jung, possiamo disarmare questi detonatori, possiamo interrompere questo circolo vizioso. Il primo passo consiste nel riconoscere quando siamo guidati da essi. Pensiamo ad una coppia che discute in casa. La causa del litigio può sembrare futilità, come un asciugamano bagnato lasciato sul letto o un piatto sporco nel lavandino. Ma spesso il vero tema della disputa non è quello. Si tratta piuttosto di emozioni taciute, aspettative frustrate o addirittura del desiderio di essere riconosciuti dall'altro. Jung sosteneva che se non affrontiamo consapevolmente le nostre emozioni, queste si accumulano ed esplodono nei momenti meno opportuni. È come una pentola a pressione. Quanto più la teniamo chiusa, tanto più potente sarà lo scoppio. Per esemplificare, prendiamo il caso di Mariana, 52 anni, dirigente finanziaria, che vive un'esistenza stressante. Sposata con Paolo da 25 anni, hanno un rapporto d'amore, ma i litigi sono frequenti. Di recente hanno avuto una discussione perché lui aveva dimenticato di comprare il pane mentre tornava a casa. Può sembrare ridicolo, ma per Mariana è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ha gridato, pianto e detto cose di cui poi si è pentita. Però, una volta calmata, ha compreso che non era una questione di pane, ma di qualcosa di molto più profondo. Sentiva di non essere valorizzata. Anni di piccole delusioni, aspettative disattese e silenzi accumulati avevano generato un dolore che era esploso per un motivo apparentemente insignificante. E perché permettiamo che le nostre emozioni si intensifichino a tal punto? Perché viviamo spesso in pilota automatico, così assorbiti dalla routine quotidiana da non fermarci quasi mai a riflettere su ciò che proviamo. Tendiamo a ignorare la rabbia, la tristezza o la frustrazione,
convinti che, ignorandole, queste emozioni spariranno. Ma Jung ci aveva messo in guardia contro questo pericolo. Le emozioni che non affrontiamo all'interno finiscono per manifestarsi all'esterno, sotto forma di malattie fisiche, esplosioni emotive o relazioni compromesse. Ora, immagina come potrebbe cambiare la tua vita se potessi disattivare questi fattori scatenanti prima che prendano il controllo. Desidero condividere con voi una storia molto personale che riguarda un uomo di nome Roberto, 46 anni, il quale ha trascorso buona parte della sua esistenza avendo frequenti attriti con gli altri. Sul luogo di lavoro si irritava con i colleghi che non rispettavano le scadenze. A casa si adirava contro i suoi figli quando questi producevano troppo rumore. Sulla strada, di fronte a ogni automobile che procedeva lentamente, non esitava a suonare il clacson e a lanciare imprecazioni. Tuttavia, è arrivato un momento di riflessione cruciale quando Roberto ha iniziato a notare un pattern ricorrente. Tutti i suoi episodi di ira erano collegati al sentimento di perdita di controllo. Cresciuto in un ambiente domestico, dominato dall'incertezza, dove il padre, affetto da alcolismo, aveva frequenti sfuriate e la madre, costantemente ansiosa, tentava vanamente di mantenere la calma, Roberto, fin da piccolo, imparò che il mondo è disordinato e che, per difendersi, era necessario cercare di tenere sotto controllo tutto ciò che lo circondava. La realtà è che questa sua incessante esigenza di controllo si trasformava in un onere emotivo. Ogni volta che le cose non procedevano come previsto, la rabbia esplodeva. Non stava reagendo ai fatti attuali, ma stava piuttosto combattendo con l'insicurezza che da bambino aveva imparato a portare con sé. Jung avrebbe probabilmente interpretato la situazione di Roberto non come una necessità di controllare il mondo, ma come l'urgenza di affrontare la sua insicurezza interiore. E fu quello che Roberto fece, ricorrendo al supporto di un terapeuta. Ha iniziato ad esaminare i ricordi dolorosi della sua infanzia e a reinterpretare le sue esperienze. Invece di percepire il mondo come una minaccia, ha gradualmente realizzato che non tutto necessitava del suo controllo. Il risultato? Gli attacchi di rabbia si ridussero e Roberto apprese a gestire le situazioni con più serenità. Forse vi state chiedendo come potete applicare questi insegnamenti nella vostra vita. Il primo passo è identificare gli elementi scatenanti. Quando avvertite arrabbiatura o dolore, ponetevi la domanda: cosa ha scatenato realmente questa reazione in me? Annotate le risposte, anche se inizialmente potrebbero non sembrare logiche. Con il tempo comincerete a riconoscere dei modelli ricorrenti. Potreste scoprire che la vostra ira emerge ogni volta che qualcuno critica le vostre decisioni o ogni volta che vi sentite trascurati in una conversazione. Questi pattern vi indicano le vostre ferite più profonde e qui inizia il vero processo da guarigione. Ma come procedere? Serve pazienza. Non vi attendete un cambiamento immediato. Neutralizzare gli inneschi emotivi è un processo graduale e ogni piccolo successo ha il suo peso. La prossima volta che qualcuno vi dileggia, provate un diverso approccio. Prendete un respiro profondo e dite a voi stessi: questo è solo un innesco, non una vera minaccia. Più praticherete, più vi fortificherete emotivamente. Vorrei concludere lasciandovi con una riflessione potente. Che cosa succederebbe se la prossima volta che vi trovate irritati da qualcuno poteste vedere l'episodio non come un problema, ma come un'opportunità di crescita? E se, invece di fuggire dalla rabbia, la abbracciassimo come un alleato nel nostro percorso di autoconoscenza? Nella parte successiva esploreremo come possiamo usare questa intuizione
per sviluppare resilienza emotiva e costruire relazioni più sane. Comprendere le nostre emozioni è solo l'inizio. La vera trasformazione avviene quando impariamo a convivere armoniosamente con esse. Questo ti spiega perché puoi sentirti frustrato per motivi apparentemente insignificanti. Qualcuno che non risponde ai tuoi messaggi, un conducente che spegne la macchina bruscamente o quel commento impregnato di una velata aggressività in una chat di famiglia. Non sono gli eventi in sé a scatenare un'ondata di frustrazione, ma piuttosto ciò che questi eventi risvegliano dentro di te. Ma cosa si risveglia esattamente? Cosa stanno cercando di comunicarti queste situazioni? Ecco l'aspetto più affascinante della teoria di Jung, la proiezione. Si verifica quando attribuiamo ad altri qualità o difetti che noi stessi non riconosciamo o non accettiamo in noi stessi. Prendi ad esempio quel collega che consideri troppo arrogante. Potrebbe essere realmente arrogante, certo, ma Carl Jung ti inviterebbe a riflettere. Temo anche io di essere percepito come arrogante. O quel familiare che ti irrita perché è troppo controllante. Ti irrita poiché, in verità, anch'io potrei avere tendenze simili, ma preferisco non riconoscerle. La proiezione ci blocca in cicli di frustrazione e rancore, perché fino a quando non riusciamo ad identificare quello che stiamo proiettando, continueremo a vedere il problema negli altri, non in noi stessi. Fermati un momento e pensa a qualcuno che ti irrita in maniera particolare. Potrebbe essere una persona del tuo presente o del tuo passato. Che potere ha questa persona sulle tue emozioni? Cosa fa che ti colpisce tanto? Se riesci a riconoscere questo schema, potresti scoprire qualcosa di sorprendente su di te. E se ancora non trovi la risposta, non preoccuparti. Il processo di identificazione delle proprie proiezioni richiede tempo. Non avviene da un giorno all'altro. Ma una volta che inizi a riconoscere questi schemi, tutto cambia drasticamente. Ci rendiamo conto che molti dei conflitti e delle ferite che abbiamo potrebbero essere stati evitati se avessimo guardato dentro di noi prima di reagire. È importante, tuttavia, non confondere l'autoanalisi con l'autoaccusa. L'obiettivo non è pensare che io sono la causa di tutti i miei problemi. L'obiettivo è capire che le nostre reazioni offrono opportunità di apprendimento. Quando qualcuno ci provoca, la domanda da porsi non è cosa ha fatto lui, srenia, ma cosa posso imparare su me stesso da questa esperienza. Carl Jung sosteneva che le persone che più ci infastidiscono sono i nostri più grandi maestri, perché ci mostrano le parti di noi stessi che ancora non abbiamo accettato o integrato. Lasciatemi raccontare l'esperienza di Laura, 38 anni, che si è sempre sentita irritata per il comportamento della sorella minore. Litigavano regolarmente per questioni banali, come la scelta di un ristorante o il tono di una conversazione. Ma anche Laura ha capito che il problema non sono queste piccolezze. Una volta indagato più a fondo durante una sessione di terapia, si è resa conto che il vero problema era l'invidia. Sentiva gelosia per la libertà di scelta della sorella, mentre lei si era sempre adeguata alle aspettative altrui. La sua rabbia era in realtà un camuffamento per la delusione verso se stessa. Ecco la bellezza di questa presa di coscienza. Non solo ha migliorato il suo rapporto con la sorella, ma ha anche iniziato a fare cambiamenti significativi nella sua vita. Adesso pensa alle persone che ti irritano. Potrebbe darsi che, come Laura, ci sia qualcosa in loro che desideri, ma che non riesci ad ammettere, o forse rivelano delle paure profonde in te. Queste riflessioni possono essere scomode, ma sono anche straordinariamente liberatorie.
Quando smettiamo di percepire gli altri come avversari e iniziamo a vederli come specchi, facciamo un passo avanti significativo nella comprensione di noi stessi. Altro concetto fondamentale di Jung è l'integrazione dell'ombra, che ci spinge a riconoscere e accettare le parti più nascoste di noi stessi. L'ombra, come già discusso in precedenza, rappresenta quella parte di noi che ci risulta scomodo mostrare. Le nostre paure, i traumi passati, i desideri che cerchiamo di sopprimere e i difetti che rifiutiamo di riconoscere. La vera sorpresa, però, risiede nel fatto che quanto più tentiamo di reprimere questa nostra ombra, tanto più essa si manifesta attraverso comportamenti distruttivi. Questo può tradursi in esplosioni di rabbia, decisioni avventate o persino problemi di salute fisica. Di conseguenza, accettare l'ombra non è una semplice opzione, ma si rivela essenziale per chi desidera mantenere un equilibrio nella propria vita. E come possiamo procedere? Jung sosteneva che il primo passo dovesse essere una sincera onestà nei propri confronti. Piuttosto che negare di provare sentimenti come rabbia, invidia o paura, dovremmo accoglierli e interrogarci su cosa stiano effettivamente comunicando. Ad esempio, se provi rabbia vedendo qualcuno esibire i propri successi sui social media, piuttosto che giudicare quella persona, potresti chiederti: questa rabbia è forse legata al mio insoddisfacimento personale? Questo tipo di introspezione non è facile, ma risulta essere estremamente potente. Jung consigliava anche la pratica della scrittura come forma di autoanalisi. Prendi un quaderno e annota le tue emozioni senza censure. Non preoccuparti di grammatica o coerenza. Lascia che i tuoi pensieri si esprimano liberamente. Registra ciò che ti ha disturbato nel corso della giornata, perché ti ha disturbato e cosa potrebbe rivelare su di te. Spesso già il semplice atto di scrivere può chiarire molti dubbi. Prova questo metodo e poi condividi nei commenti se ti è stato utile in qualche modo. Ma ora, per variare un po' il discorso, formuliamo una domanda stimolante. E se la rabbia non fosse un ostacolo da superare, ma uno strumento da sfruttare? Riflettici. La rabbia, se indirizzata correttamente, può trasformarsi in una poderosa fonte di energia. Molte rivoluzioni sono state scatenate da qualcuno che si è indignato per un'ingiustizia e ha deciso di agire. Martin Luther King non si è impegnato nella lotta per i diritti civili in uno stato di calma, ma spinto dall'indignazione. Greta Thunberg non ha iniziato a manifestare per un mondo ideale, ma movimentata dalla frustrazione verso l'inazione climatica. Quindi, forse l'obiettivo non dovrebbe essere quello di eliminare la rabbia, ma di imparare a canalizzarla verso scopi costruttivi. La prossima volta che ti trovi a sentire rabbia, prima di reagire impulsivamente, prova questo esercizio. Fai un respiro profondo, conta fino a 10 e chiediti: cosa vuole mostrarmi questa rabbia? Annota la risposta, anche se all'inizio può sembrare irrilevante. Col passare del tempo inizierai a notare dei modelli ricorrenti e, soprattutto, scoprirai modi per utilizzare questa emozione a tuo favore anziché subirla. Nel segmento successivo esploreremo come sviluppare la resilienza emotiva e costruire relazioni più solide sulla base di questa nuova consapevolezza. Dopotutto, comprendere le proprie emozioni è solo l'inizio. Il vero cambiamento avviene quando applichiamo tale comprensione nella vita quotidiana. Ti è mai capitato di rivivere lo stesso conflitto più volte, con persone differenti? Magari un giorno al lavoro, il giorno dopo in famiglia e successivamente con un amico stretto. La scena cambia, ma il sentimento rimane lo stesso. Rabbia, frustrazione, dolore. Sembra quasi di essere intrappolato in un copione teatrale, costretto a ripetere le stesse battute
senza poter modificare la sceneggiatura. Perché ciò accade? Carl Jung ha offerto una spiegazione profonda. Finché non portiamo alla luce ciò che è nascosto nell'inconscio, queste situazioni continueranno a ripresentarsi. È come se la nostra mente tentasse di risolvere vecchi conflitti, ma in contesti sbagliati. Immagina una persona di nome Joan, 45 anni, che lavora come project manager in una grande azienda e che, teoricamente, è riuscito nella vita. All'interno di Joan si agita un persistente senso di inadeguatezza. Qualsiasi critica, anche la più lieve, da parte del suo superiore lo lascia immobilizzato, come se avesse subito un fallimento totale. Nonostante ciò, riesce a portare a termine i suoi compiti, ma il prezzo emotivo è elevato. Notti in bianco, ansia continua e un ciclo incessante di autocritica. Curiosamente, John è consapevole a livello razionale dei suoi successi, confermati anche dal suo superiore. Eppure, non riesce a scuotersi di dosso quel peso opprimente. Per comprendere la ragione, dobbiamo guardare al suo passato. Durante l'infanzia è cresciuto sotto l'ombra di un padre aspramente critico, per il quale nulla sembrava mai abbastanza. Un 9 non era mai un 10, una medaglia d'argento non soddisfaceva mai come l'oro. Tali esperienze hanno lasciato tracce indelebili nel suo inconscio. Oggi Joan è ancora alla ricerca della prova di sé, non nei confronti del suo capo, ma di quella versione infantile di se stesso che non si è mai sentita accettata. Carl Jung descriverebbe questa situazione come un complesso emotivo, un'entità inconscia che determina le nostre reazioni istintive. Cos'è che distingue una persona come Joan da un individuo emotivamente resiliente? Non la mancanza di conflitti, ma la capacità di riconoscerli e reinterpretarli. La resilienza emotiva implica non evadere il dolore, bensì attribuirgli un senso nuovo. Le recenti ricerche in neuroscienza confermano che il nostro cervello si modella in base alle storie che ci raccontiamo. Se persistiamo nel credere di essere incapaci, nonostante le prove del contrario, questa convinzione si rinforza ogni qualvolta viviamo un'esperienza negativa, un fenomeno noto come bias di conferma, dove tendiamo a cercare prove che avvalorino le nostre convinzioni interne. Un'indagine portata avanti dall'Università della California ha evidenziato che coloro che adottano la rivalutazione cognitiva, ossia riesaminano le situazioni in una luce più positiva, mostrano livelli di stress ridotti e un migliore benessere emotivo. Questo rafforza un principio già sostenuto da Jung decenni fa. Trasformando il modo in cui interpretiamo le nostre esperienze, possiamo alterare i nostri sentimenti. Ma come si può mettere in pratica questa trasformazione? Prendiamo il caso di Anna, 53 anni, che si trova a dover affrontare la fine di un matrimonio di 25 anni. Questo evento ha scosso profondamente la sua autostima e messo in dubbio il senso dell'intera esistenza che aveva costruito fino a quel momento. Sentendosi tradita e abbandonata, e soprattutto furiosa con se stessa per non aver colto prima i segnali, Anna ha vissuto inizialmente in un vortice di autocommiserazione. Durante una sessione di terapia, tuttavia, è emerso un cambiamento significativo. Incoraggiata a scrivere una lettera a se stessa, come se stesse consigliando un'amica cara, ha scoperto che non era la fine del suo matrimonio a distruggerla, ma piuttosto la narrazione interna che dipingeva lei stessa come la principale colpevole. Man mano che scriveva, si è resa conto di aver fatto tutto il possibile con le informazioni di cui disponeva all'epoca. Più importante ancora, ha compreso che la conclusione di una relazione non determina il valore di una persona. Sebbene il cambiamento nella narrazione non sia avvenuto immediatamente,
quel momento ha rappresentato un passo cruciale verso la guarigione. Jung sosteneva che le storie che raccontiamo su noi stessi agiscono come ancore emotive. Se queste sono ancorate a idee di fallimento o di insufficienza, saranno quelle a definire il nostro percorso di vita. Se riesci a liberarti da quelle catene che ti ancorano al passato, troverai una nuova libertà. Questo non implica dimenticare ciò che è successo, bensì reinterpretare le esperienze passate attribuendogli un nuovo valore. Prendiamo ad esempio Ana, che non ha eliminato dalla sua memoria i 25 anni di matrimonio, ma ha cambiato prospettiva. Non li considera più un errore, ma passaggi cruciali nel suo cammino personale di crescita. Rifletti sulla tua vita. Esiste un episodio passato che ancora ti influenzano emotivamente? Potrebbe essere una relazione finita, un'opportunità persa o un errore che non riesci a perdonarti. Come cambierebbero le cose se modificassi il tuo modo di vedergli? Condividere la tua esperienza potrebbe diventare fonte di ispirazione per altri. Un altro aspetto fondamentale della resilienza emotiva, come sosteneva Jung, è accettare le proprie emozioni. Spesso crediamo che la resilienza significhi essere inossidabili, non esporre mai le nostre vulnerabilità. Questa è tuttavia una falsa credenza. La vera forza risiede nel permetterci di vivere ogni emozione, anche il dolore, senza esserne sopraffatti. Immagina le tue emozioni come onde dell'oceano. Se tenti di contrastarle, ti sommergono. Se invece ti lasci portare, scoprirai che esse finiranno per passare. Invece di lottare contro rabbia, paura e tristezza, accoglile e interroga ciò che hanno da insegnarti. Uno studio dell'Università di Stanford ha evidenziato come l'accettazione delle proprie emozioni riduca significativamente i sintomi dell'ansia e della depressione. Accogliere le emozioni come parte integrante del processo di autoconoscenza è un passo cruciale verso la guarigione. L'aspetto sorprendente della resilienza emotiva è che non migliora solo la relazione con te stesso, ma anche con gli altri. Ricorda quando hai avuto un litigio e, anziché rispondere d'impulso, sei riuscito a mantenerti calmo. Come ha influenzato il risultato di quella conversazione? La resilienza ti fornisce gli strumenti per selezionare le tue battaglie con saggezza, rispondendo con consapevolezza invece di reagire istintivamente. È fondamentale, però, comprendere che questo percorso non è sempre lineare. Ci saranno giorni in cui sentirai di aver fatto passi indietro, ma è parte del viaggio. Ogni volta che decidi di riscrivere la tua storia personale, rinforzi la tua mente e induci la formazione di nuove connessioni neurali che promuovono stabilità emotiva. E se invece di cercare di cancellare il passato, imparassi a integrarlo in maniera costruttiva nella tua vita? Carl Jung affermava che il percorso di guarigione non consiste nel negare le nostre ombre, ma nel farle emergere alla luce della consapevolezza. La prossima volta che ti trovi disturbato o imprigionato dai ricordi del passato, chiediti: in che modo posso riscrivere questa vicenda in modo che mi fortifichi anziché distruggermi? Proseguendo, vedremo come questa rinnovata narrazione possa essere utilizzata per costruire relazioni più salubri, superare i conflitti e scoprire uno scopo quotidiano. La resilienza non implica mai cadere, ma avere sempre la forza di rialzarsi. Ti sei mai trovato sull'orlo di una pace emotiva, quando all'improvviso qualcosa ti ha trascinato indietro? È come se riuscissi a controllare le tue reazioni solo per un periodo, prima che vecchi sentimenti di rabbia, frustrazione o dolore risorgano, ricordandoti chi sei stato. Forse ti sei detto: non cambierò mai, è parte di me. E se ti dicessi che non è così? Quei momenti di regresso non sanciscono un fallimento,
ma sono essenziali nel processo di trasformazione che, come ci insegnava Jung, è intriso di alti e bassi, di errori e successi, ma soprattutto di consapevolezza e crescita emotiva. Nel nostro percorso di esplorazione delle dinamiche emotive, abbiamo capito come le nostre reazioni siano legate a ferite nascoste e schemi inconsci che influenzano la nostra esistenza. Abbiamo appreso che la rabbia, per esempio, non è il vero problema, ma piuttosto un indicatore, un segnale di qualcosa di più profondo. Abbiamo sottolineato quanto sia cruciale riconoscere ciò che scatena le nostre emozioni e abbiamo osservato come la proiezione ci faccia percepire negli altri quelle caratteristiche che non riusciamo ad accettare in noi stessi. Adesso è arrivato il momento di unire tutti questi elementi per affrontare una domanda che probabilmente sta fluttuando nella tua mente. Come posso applicare queste conoscenze e cambiare il modo in cui reagisco alle varie situazioni della vita? Per rispondere, racconterò la storia di Pedro, un uomo di 58 anni che per gran parte della sua vita si è sentito escluso nel contesto lavorativo. Lui percepiva che i suoi sforzi venissero costantemente ignorati. Anche in famiglia e tra gli amici, Pedro si sentiva incompreso e trascurato. Tuttavia, un cambiamento significativo avvenne quando decise di esplorare più a fondo queste sensazioni. Pedro scoprì che il senso di rifiuto che provava non era legato al presente, ma a una ferita antica inflitta da suo padre, una figura distante e critica che raramente esprimeva affetto o approvazione. Senza rendersene conto, Pedro aveva trascinato questo peso attraverso tutti i rapporti della sua vita. La svolta avvenne quando Pedro adottò uno strumento psicologico potentissimo. Iniziò a praticare ciò che Jung definirebbe l'integrazione dell'ombra. Riconobbe che dietro il suo continuo bisogno di approvazione si celava una parte di sé che egli stesso rifiutava, quella parte vulnerabile che si sentiva inadeguata e bisognosa. Invece di sopprimere queste emozioni, Pedro iniziò ad accoglierle ogni volta che si percepiva come rifiutato, interrogandosi: questo riguarda il presente o è un eco del passato? In molti casi la risposta era relativa al passato. Arrivare a questo punto è cruciale per molti di noi. Non si tratta di negare le nostre emozioni o di cercare di essere invincibili, bensì di interpretarle come messaggi significativi. Quando provi dolore, perché qualcuno sembra trascurarti, non è necessariamente quella persona a dover cambiare, ma sei tu che devi esplorare te stesso e scoprire cosa sta cercando di rivelarti quel dolore. Può darsi che si tratti di una chance per guarire una parte di te che ancora si sente trascurata. Non perché gli altri non ti vedono, ma perché non stai riconoscendo a te stesso il valore che meriti. Ora, come si applica questa consapevolezza nella vita quotidiana? Immagina di trovarti in una discussione accesa con una persona a te cara. La reazione immediata potrebbe essere quella di urlare o chiudersi in se stessi. Tuttavia, armato delle conoscenze acquisite, hai un'alternativa. Nel bel mezzo del confronto, prima di reagire, fermati e chiediti: cosa sto provando e da dove nascono queste emozioni? Potresti scoprire che la tua rabbia non è diretta verso la persona di fronte a te, ma è piuttosto un riflesso di episodi passati in cui ti sei sentito mancare di rispetto. Questo breve attimo di riflessione può trasformare radicalmente l'esito del dialogo. Invece di una reazione impulsiva, la tua risposta sarà calibrata e consapevole. Jung sosteneva che la consapevolezza di sé ci dona il potere di scegliere le nostre battaglie con saggezza. Non è necessario affrontare ogni conflitto con intensità. A volte la vera forza risiede nel saper fare un passo indietro.
respirare profondamente e lasciare che la situazione si dissolva da sé. Questo non equivale a essere passivi, significa piuttosto agire con intenzione anziché per impulso, riconoscendo che non tutte le provocazioni richiedono una risposta e che la vera libertà emotiva risiede nella capacità di non lasciarsi incatenare dalle reazioni automatiche. Se credi che sia più facile a dirsi che a farsi, hai perfettamente ragione. Questo cammino richiede esercizio costante. Inciamperai, la pazienza ti abbandonerà e a tratti la frustrazione si farà sentire. È tuttavia normale e parte integrante del percorso di crescita personale. Ogni tentativo che fai è un passo verso la riconfigurazione del tuo cervello. La ricerca in neuroscienza conferma che, attraverso la pratica dell'autoanalisi e la rivalutazione cognitiva, formiamo nuove connessioni neurali che facilitano reazioni più serene e consapevoli. Non si tratta di magia, bensì di pura biologia. Il tuo cervello è plastico, ovvero capace di cambiare, e la responsabilità di questo cambiamento è nelle tue mani. Ora, vorrei proporti un esercizio pratico che può veramente modificare il tuo approccio alle reazioni emotive. È il cosiddetto ciclo della consapevolezza. Questo strumento è semplice ma estremamente potente e si articola in diversi passaggi. Innanzitutto, identifica lo stimolo scatenante. Quando qualcosa ti infastidisce, prenditi un momento per riflettere su ciò che ha provocato tale reazione. Potrebbe essere una frase detta da qualcuno, una circostanza specifica o persino un tuo pensiero interiore. Successivamente, etichetta l'emozione che provi. Chiamarla con il suo nome, sia essa rabbia, frustrazione, paura o tristezza, ti aiuta a privarla del suo dominio, perché indirizzandola inizi a gestirla. Dopo esamina la causa. Poni a te stesso domande del tipo: da dove origina questo sentimento? Spesso l'origine è nel passato, anche se il detonatore appare nel presente. Il passo successivo è dare un nuovo significato all'evento. Evita di colpevolizzare te stesso o gli altri e chiediti piuttosto: cosa può insegnarmi questa emozione? Di solito la lezione è imparare ad accettarsi o a stabilire confini più sani. Infine, agisci consapevolmente, basandoti su ciò che hai scoperto. Decidi come reagire. Questo può significare prendere un profondo respiro e non rispondere immediatamente, oppure esprimere i tuoi sentimenti in modo assertivo. Se metti in pratica regolarmente questo ciclo, noterai gradualmente un cambiamento. Ciò che prima ti destabilizzava non avrà più lo stesso impatto, non perché il mondo sia cambiato, ma perché tu sei cambiato. Questa è l'essenza del pensiero di Carl Jung. La vera trasformazione inizia dall'interno per manifestarsi all'esterno. Concludo con un messaggio di incoraggiamento. La perfezione è un'illusione. La guarigione emotiva non si traduce nell'eliminazione di tutti i difetti, ma nell'accettarli e lavorarci su. Non è necessario essere perfetti per meritare pace e felicità. Ciò che conta è essere disposti a conoscersi e accettarsi, anche nei momenti difficili. Andremo a creare un piano strategico, passo dopo passo, che ti permetterà di integrare queste pratiche nella tua vita quotidiana. Questo ti guiderà nell'applicazione concreta di quanto imparato per raggiungere la tua libertà emotiva. Preparati a fare il prossimo passo. Questo è il momento in cui la teoria diventa azione. Per iniziare, parliamo del diario della consapevolezza. Questo è il primo gesto di autocompassione che ti proporrò. Si inizia con l'osservazione. Così come uno scienziato osserva un fenomeno senza interferire, inizierai a notare le tue emozioni. Prendi un taccuino o utilizza una app sul tuo cellulare e dedica dai 5 ai 10 minuti al giorno
per annotare le emozioni più intense che provi. Potreste provare sentimenti come rabbia, tristezza, frustrazione o perfino gioia. Qualunque sia la natura dell'emozione, l'importante è annotarla. Ciò che conta è che la descrizione sia sincera e priva di giudizi. Non occorre giustificare il perché dei propri sentimenti, basta esprimersi liberamente. Ad esempio, potresti scrivere: «Oggi mi sono sentito arrabbiato quando sono stato interrotto dal mio collega», oppure «Mi sono sentito triste ripensando a un confronto difficile con un familiare». Questo processo può sembrare banale, ma è in realtà un esercizio molto efficace, in quanto ti obbliga a riconoscere le tue emozioni senza sopprimerle. Molte persone vivono quotidianamente in modo automatico, passando da un'emozione all'altra senza mai fermarsi a riflettere su ciò che stanno provando. Tuttavia, annotare le proprie emozioni rappresenta un primo passo cruciale verso la consapevolezza. Carl Jung sosteneva che gli elementi della nostra psiche che non portiamo alla coscienza finiscono per dominarci. Questo registro diventerà quindi uno strumento essenziale per illuminare quelle parti di noi che restavano fino ad ora nascoste. Passaggio successivo. Identifica i modelli emergenti nel tuo vissuto emotivo. Dopo alcune settimane di annotazioni, inizierai a riconoscere delle ricorrenze. Ad esempio, potresti notare che la rabbia emerge ogni volta che le tue idee sono criticate, o che la tristezza fa capolino quando ti senti trascurato in una conversazione. Questi modelli fungono da indicatori che ti aiutano a comprendere le origini delle tue risposte emotive. I complessi, come li definiva Jung, sono queste strutture emotive inconsce che pilotano le nostre reazioni. Riconoscendo un modello, ti avvicini al punto di poterlo neutralizzare. Per farlo, puoi segnare e cerchiare le emozioni che si ripetono più frequentemente nel tuo diario e poi chiederti: cosa stanno cercando di comunicarmi queste emozioni? Esiste un ricordo o un episodio passato che potrebbe essere collegato a questo sentimento. Ad esempio, se avverti continuamente di essere sottovalutato sul lavoro, potresti chiederti se la responsabilità è veramente del tuo capo o se stai portando con te un sentimento di inadeguatezza che ha radici altrove nella tua vita. Fase 3. Ricodifica della narrazione interna. Dopo aver identificato gli schemi e le radici profonde delle tue reazioni, è il momento di dare un nuovo significato a queste esperienze. Questo non implica negare il passato o fingere che non sia stato doloroso, ma piuttosto riconoscere che non deve definire chi sei nel presente. Prendiamo un esempio pratico. Forse, da bambino, ti sei sentito spesso trascurato perché i tuoi genitori erano molto impegnati e non avevano abbastanza tempo per te. Questa percezione potrebbe aver generato un complesso che ti rende incerto ogni volta che qualcuno non risponde prontamente ai tuoi messaggi. La riformulazione, in questo contesto, consisterebbe nel capire che la mancanza di attenzione dei tuoi genitori non rifletteva il tuo valore personale. Erano semplicemente limitati dalle loro circostanze, e ciò non definisce il tuo valore. Ultimo passaggio. L'allenamento al distacco emotivo, strategia efficace sostenuta da Carl Jung. Detto semplicemente, si tratta della capacità di distaccarsi emotivamente da una situazione prima di reagire. Questo non significa ignorare le proprie emozioni, bensì creare uno spazio mentale tra la causa scatenante e la propria reazione. Riuscendo a prenderti un momento prima di rispondere a una provocazione o a una situazione spiacevole, riacquisti padronanza sulle tue emozioni e sulla situazione stessa. La prossima volta che ti trovi in una situazione in cui qualcuno ti irrita o ti provoca, prova a fermarti per un momento.
Chiudi gli occhi per 5 secondi. Respira profondamente e chiediti: è necessario rispondere subito? A volte basta una piccola pausa per prevenire una reazione impulsiva. Anche se poi sarà essenziale fornire una risposta, lo farai in modo più consapevole, piuttosto che automatico. Passaggio 5. L'impegno quotidiano per la crescita emotiva. Cambiare il modo in cui interagisci con le tue emozioni non succede overnight, ma richiede una dedizione quotidiana. Concentrati quindi su piccoli cambiamenti ogni giorno, piuttosto che cercare di rivoluzionarti completamente all'improvviso. Se oggi sei riuscito a trattenerti prima di rispondere impulsivamente, conta questo come un successo. Se domani riesci a riconfigurare il significato di un'emozione che ti accompagna da tempo, sarà ancora meglio. L'importante è continuare a muoversi in avanti, anche quando il cammino sembra arduo. Per sostenerti in questo percorso, ti suggerisco di adottare un rituale serale prima di andare a letto. Rifletti sulla tua giornata e poni a te stesso queste domande. Cosa ho imparato oggi sulle mie emozioni? In che modo potrei agire diversamente domani? Annota le risposte. Questo semplice gesto può avere un impatto significativo sul tuo sviluppo personale. Col tempo, noterai che le cose che prima ti mandavano in tilt, ora non hanno più lo stesso potere su di te. Sentimenti come rabbia, dolore e frustrazione possono ancora emergere, ma non ti sovrastano più. Impari a osservare le tue emozioni piuttosto che esserne sopraffatto. Questo è la libertà emotiva, la consapevolezza che, nonostante il caos esterno, conservi sempre un angolo di calma interna a cui puoi ritornare. Prima di concludere, desidero incoraggiarti a condividere la tua esperienza. Lascia nei commenti le tue storie, domande o situazioni che desideri approfondire ulteriormente. Non è necessario rivelare dettagli personali, puoi mantenere l'anonimato. È fondamentale aprire spazi di dialogo, perché spesso, condividendo le nostre vicende, scopriamo percorsi di guarigione. Se ti sei ritrovato in queste parole e pensi possano essere utili anche ad altri, non esitare a condividerle. Promuoviamo insieme una rete di supporto e crescita. Continua a seguirci e attiva le notifiche per non perdere i futuri aggiornamenti. E se conosci qualcuno che sta vivendo un periodo complicato e potrebbe beneficiare di queste riflessioni, invitalo a guardare questo contenuto. Insieme possiamo costruire un ambiente di sostegno e cambiamento.